Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. La lettura sarà divisa in due parti. Nella prima parte vedremo i movimenti più importanti del periodo in blocco, nella seconda parte andremo a vedere la scansione degli eventi mese per mese. Bene. Mostrami, pesci, tendenze energetiche lavorative per la seconda parte del 2022. 9 di pentacoli, il mago al contrario, il 9 di coppe al contrario, ruota della fortuna, molto bene, 7 di pentacoli al contrario e la carta della temperanza. Beh, state sereni con il 9 di pentacoli e la ruota della fortuna, ragazzi. Ci sarà qualche tipo di cambio verso l'abbondanza. Il 9 di pentacoli è proprio una carta che parla di indipendenza, quindi chissà che per qualcuno non si tratti di lasciare il lavoro da dipendenti e diventare autonomi, piuttosto che diventare indipendenti proprio in quello che è il proprio lavoro o un progetto che magari qualcuno possa voler sviluppare in questo periodo, insomma. Ecco, il mago al contrario è una carta positiva, come vi dico spesso, le carte al contrario non sono sempre negative, perché in questo caso vuol dire che smetterete di farvi condizionare dagli altri, ok? È come se qualcuno avesse vissuto fino adesso l'inverno della sua vita, quindi cercando di pianificare quali potrebbero essere le cose in linea con il proprio sì, con le proprie passioni, con il proprio con le proprie attitudini, insomma, no? E adesso arrivi il momento di non dare più retta agli altri, cioè di seguire solo quello che è il vostro cuore, fondamentalmente. Qui si tratta di andare verso un lasciare andare piano piano qualche cosa che per voi in questo momento rappresenta un eccesso, una sorta di tossicità, se vogliamo. E sento che fa molto riferimento ai condizionamenti mentali. Per molte persone si tratta di ritrovare l'autostima, ok? C'è la ruota della fortuna, qui le cose cambiano, in fretta, in meglio, mi verrebbe da dire per il vostro più alto bene. Ecco, quello che vi frega un po', perché abbiamo sia 7 di pentacoli che la carta della temperanza, sono due carte che parlano di pazienza e che qui c'è qualcuno che non ha più pazienza di aspettare, di star fermo, vorrebbe già vedere i risultati. La temperanza però vi consiglia di mettere in equilibrio quello che è quello che dite con quello che fate e quello che pensate, quindi di trovare quello che è una certa coerenza. È una carta che è rappresentata con un angelo, quindi per certi versi vuole anche dire che c'è una sorta di guida divina che vi sta accompagnando in tutta questa fase di indipendenza, verso l'indipendenza. Andiamo a vedere come... Ok. Scusate il grugnito, ma ho visto un 7 di spade. Occhio alle proiezioni, ok? Occhio a quelle che potrebbero essere i falsi amici, le false opportunità, perché qui comunque avete anche un 6 di spade e probabilmente è difficile allontanarsi da questi condizionamenti mentali. Il 6 di spade parla sempre di credenze limitanti che si sono acquisite durante l'infanzia, parla di una distanza, in realtà di prendere una distanza da queste credenze, da quello che sono, da quello che è l'attività dei pensieri, della mente. E comunque anche il mago al contrario parla di una sorta di tendenza a farsi influenzare, diciamo così, no? Qui avete bisogno di fare questo lavoro perché sento che molte delle vostre proiezioni, per quello che riguarda la bassa autostima di cui parlavamo prima,
sono dovute a qualche tipo di credenza che voi avete acquisito durante l'infanzia. Però ragazzi, guardate, con il 9 di pentacoli e con la ruota della fortuna si va verso il cambiamento, si va verso quello che è l'abbondanza. La ruota della fortuna parla anche di vincite al gioco, di premi, parla di regali anche, magari qualcuno vi regala dei soldi, vi regala una struttura, mi dicono. Andiamo avanti, vediamo mese per mese come si scandiscono gli eventi. Io ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per completare il messaggio potete anche ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere, e in descrizione troverete il link ad un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, abbiamo un principe di spade per luglio, l'otto di denari per agosto e un 7 di coppe per settembre. Quindi qui si tratta di partire con una forte determinazione a luglio per quello che riguarda il vostro tipo di progetto, comunque quello che voi state cercando di manifestare, e sento che per molti riguarda l'indipendenza economica. Abbiamo un 8 di denari, ad agosto molte persone lavoreranno, mi dispiace dirvelo. Magari a qualcuno fa piacere, se non avete lavorato fino adesso, magari a qualcuno fa piacere. Vedo che entra del lavoro ad agosto. Il 7 di coppe a settembre parla del fatto che si apriranno quelle che sono una serie di possibilità materiali, concrete. Probabilmente potrebbe anche essere grazie a questo lavoro che farete ad agosto. Abbiamo poi la carta del carro, un re di bastoni, 5 di coppe e la giustizia che è uscita e la teniamo lì lo stesso. Quindi ottobre, il carro, una scelta, un movimento, per qualcuno si tratta di un viaggio, di uno spostamento fisico proprio. Per qualcuno mi parlano del lavoro di rappresentante, quindi magari qualcuno inizierà a valutare l'idea di magari fare rappresentante per questa azienda per cui si è lavorato ad agosto. Sta di fatto che poi arriva il re di bastoni, ragazzi, capacità di comando. Il re di bastoni potrebbe anche essere una persona, magari un capo, magari un ruolo che voi andrete a rivestire. Il carro parla proprio di quello che è un avanzamento, un andare avanti. Potrebbe essere un salire i gradini della scala gerarchica dell'azienda magari dove state lavorando. C'è comunque un 5 di coppe, c'è una sorta di pentimento per qualche occasione che si potrebbe perdere o che si deciderà di rifiutare. La giustizia però, ragazzi, ci dice che è un bene, è stata una cosa giusta. Potrebbe anche parlarmi di contratti, perché la giustizia parla di contratti, quindi a fine anno potrebbe essere che quello che qua era un lavoro magari temporaneo, saltuario, o perché qui sento che molte persone, una delle possibilità è quella di diventare autonomi e probabilmente, scusate, scusate, quindi il 9 di pentacoli fa riferimento proprio a questo. Magari è perché sento che questo principe di spade vi invita a mettere tutto voi stessi. È come se ci fosse una grande determinazione per raggiungere l'obiettivo, per concretizzare quello che potrebbe essere un lavoro o quello che potrebbe essere la promozione, l'avanzamento di carriera. E qui arriva, per giustizia divina, ragazzi, il bilanciamento arriva. Dopo andiamo a vedere perché avete questo 5 di coppe, perché potrebbe essere che qualcuno sia dispiaciuto per aver dovuto scegliere, ok? Perché comunque le possibilità che si erano aperte erano tante e con la carta del carro si deve fare una scelta fondamentalmente. Andiamo a vedere. Il principe di spade, per piacere, grazie, sarebbe il cavaliere di spade. Vi invito poi a rimanere fino alla fine della lettura perché estrarrò qualche carta per i disoccupati, qualche carta per gli occupati e qualche carta per gli autonomi. Abbiamo
il Chirofante, ovvero il Papa al contrario, gli Amanti e il Re di Pentacoli. Sì, io sento che qui qualcuno è già in una collaborazione, ok? Perché comunque c'è la carta degli Amanti, c'è la carta di quello che è un'armonia, e c'è anche un'altra persona, un Re di Pentacoli. Probabilmente questa collaborazione non è ancora ufficiale, come se qualcuno avesse trovato un lavoretto in nero, una cosa di questo genere, o si fosse iniziata una collaborazione per vedere un po' come vanno le cose, insomma. Vi dico che la persona che secondo voi rappresenta questo Re di Pentacoli è una persona comunque seria, è una persona regolare, no? Che compie con quello che dice. Andiamo a vedere l'otto di denari, per piacere, grazie. La temperanza e un 5 di bastoni. Qui fa riferimento alla concorrenza, ragazzi. Il 5 di bastoni è la carta che fa riferimento alla concorrenza, ai concorrenti. Potrebbe essere ai colleghi che stanno aspirando al vostro stesso posto. Se aveste un'azienda autonoma, potrebbe essere il fatto di lavorare a questo nuovo progetto dove c'è molta competenza, dove c'è molta concorrenza, magari c'è proprio competizione a livello di prezzo, e qui vi dicono siate equilibrati, deve essere una cosa equilibrata tra qualità e prezzo. Per certi versi sento che è un po' anche come se vi consigliassero: trovate un giusto equilibrio tra quello che è il lavoro e quello che è il riposo, ok? Mi dicono pubblicità e marketing. Quindi per qualcuno questa temperanza fa riferimento al dedicare il giusto tempo a quello che è il lavoro fisico, la fase di progettazione, di studio magari di un nuovo progetto o di come muoversi per raggiungere l'indipendenza, ma bisogna anche cercare un equilibrio con quello che è il proporre o il proporsi al mondo fuori. Andiamo a vedere 7 di coppe. 3 di coppe. Ok, allora qui quello che si aprono sono le collaborazioni, fante di spade e asso di coppe. Sì, il 3 di coppe parla proprio di quello, di collaborazioni, di piccoli gruppi. Probabilmente c'è anche un asso di coppe, ragazzi. Qui inizierà a prendere forma, ok? A prendere vita quello che è il nuovo progetto, e parliamo di settembre. Poi vi ricordo sempre che il tempo è fluido, quindi potrebbe essere fine agosto, potrebbe essere ottobre, però comunque c'è l'inizio di qualche tipo di collaborazione, perlomeno a livello ideologico, perlomeno a livello di chiacchiera. Difatti secondo me poi il contratto lo farete a fine anno. Andiamo a vedere il carro. 2 di coppe, assolutamente accordo. E il mago, wow! Sì, ragazzi, mago, nuovo inizio, asso di coppe, nuovo inizio. Quest'autunno per qualcuno, allora se non avete lavoro potreste iniziare a cercare lavoro, e qui sento che in questa zona ad agosto, diciamo così, tra luglio e agosto avrete modo di far vedere quanto valete, insomma. Da lì vi si apriranno poi tutte quelle possibilità di cui stavamo parlando, ok? Nel caso abbiate già un lavoro, qui si parla di nuove collaborazioni, di nuove alleanze, mi dicono, e di nuovi inizi con il mago. Qui si tratta, con la scelta che andrete a fare, col movimento, magari anche un trasferimento fisico che andrete a fare per fare le nuove collaborazioni, riuscirete a realizzare quello che è la vostra realtà. Il mago è colui che ha tutte le risorse in mano per manifestare la realtà che vuole, ok? Quindi sento che, diciamo, a ottobre potrebbe esserci quello che è il periodo di svolta. Andiamo a vedere il re. Abbiamo un 5 di pentacoli che spiega il re di bastoni, ancora una, e una regina di pentacoli. Sì, credo che questa collaborazione un po' sia per qualcuno deludente,
Vi ricordo che qua c'era un fante di spade, quindi potrebbe anche essere che la persona con la quale inizierete questa collaborazione sia una persona dagli alti ideali, nobili, però alla fine con un scarso senso pratico. E qui sento questo scarso senso pratico perché comunque la regina di denari parla sempre di una persona che è un po' triste perché è sempre disponibile per gli altri, ma poi alla fine, quando si tratta di sé, scappano tutti. Quando lei ha bisogno, scappano tutti. E da lì questa delusione. Credo che qui qualcuno dovrà fare tutto il lavoro fisico. Ci sarà un po' di... Sento poco sostegno da parte dell'altro o dell'altra... Potrebbe anche essere un'azienda, due aziende che collaborano, due singole persone che collaborano o due colleghi di lavoro, ok? Andiamo avanti, vediamo il 5 di coppe, perché qui c'è qualcuno che dice, ma Sole e Regina di Spade. Sì, si tratta di qualcuno che sta collaborando con voi, ma credo che per molti sia una persona alla quale siete legati emotivamente. C'era anche un 3 di coppe che parlava di amicizia. La carta del Sole fa riferimento ai rapporti fraterni, ai rapporti appunto di amicizia. E qui, avendo sia la Regina di Spade che anche comunque la Giustizia, che sono due carte che hanno la spada alta, ci sarà la necessità di mettere dei paletti, di tagliare determinati tipi di comportamenti, ma perché è giusto, ok? Perché è giusto. Può anche essere che non siate voi a dover fare questo tipo di taglio, ma che semplicemente arrivi quello che è una giustizia divina, appunto, che vi porterà a questo tipo di taglio, ma servirà a riportare l'equilibrio, ok? Quindi non vi preoccupate, state sereni. Il Sole in realtà è una bella carta per finire la lettura, parla comunque di crescita, di espansione. Può anche semplicemente far riferimento al fatto che dovuta a questa delusione, perché qui era la delusione, quindi parliamo di novembre, più o meno, qualcuno imparerà a mettere i paletti, come vi dicevo prima, a lasciarsi indietro determinati atteggiamenti, magari un po' troppo materni, uomo o donna che siate, l'atteggiamento materno ce l'ha chiunque, e quindi di lì si decide di diventare un po' più rigidi, perché comunque c'è questa cosa che che farà comunque soffrire un pochettino, ci sarà questa tristezza, ok? Andiamo a vedere per le persone che non sono occupate, quindi andiamo a vedere qualche carta per i disoccupati. Vediamo, ops, che altro vi posso dire. Oh sì, non ce la faccio. Mi scivolano oggi. Per i disoccupati, asso di denari al contrario, cavaliere di spade al contrario, 7 di spade. Ragazzi, qua manca un po' di determinazione, qui nella ricerca del lavoro. Cavaliere di spade ce l'avevate anche qui, ma qua è proprio girato al contrario. Quindi, e qui c'è comunque un 7 di spade, qualche favola ve la state raccontando. C'era 7 di spade anche qui, occhio alle proiezioni. Che secondo me questo 7 di spade è quello che creerà poi questa delusione per quello che riguarda le vostre proiezioni. E anche il 7 di coppe fa riferimento alle proiezioni, Quindi fate attenzione se dovete iniziare questa nuova collaborazione, questo nuovo accordo, a valutare bene quali potrebbero essere le reali possibilità e quali invece potrebbero essere solo delle semplici illusioni della mente, prima di fare gli spostamenti del carro, ok? E qui anche sento che molte persone è come se avessero voglia di scappare da questa situazione di precarietà finanziaria,
perché comunque l'asso di denari qua è al contrario, ragazzi. Però vi dico, una volta che voi fate questo lavoro, diciamo di pulizia, se vogliamo, abbiamo comunque il sole, abbiamo comunque il 9 di pentacoli, parla di una certa indipendenza, cosa che adesso sento non avete, ma molto dipende dal fatto che siete un po' scarichi. Vorreste uscire da questa situazione, ma non sento che molte persone stiano facendo al 100% delle loro possibilità qualche cosa per uscire da questa situazione. E adesso sento qualcuno che mi dice no, ma io sto inviando tanti curriculum, no, ma sì, però è un po', cioè inviare curriculum lascia un po' il tempo che trova, no? Nel senso che le aziende al giorno d'oggi ricevono centinaia di curriculum al giorno. Magari si tratta proprio di prendere attivamente una fascetta di curriculum, per dire, e andare magari anche in aziende meno grosse che non sono presenti con gli annunci su internet e presentarsi di persona. Non lo so, potrebbe essere per qualcuno, mi dicono lavorare gratis, cioè presentarsi in qualche azienda, ristorante, mi parlano di ristorante, e dire stasera lavoro gratis, provatemi, se funziona poi mi assumete, o cose di questo genere, cioè più che mandare il curriculum e poi stare seduti sul divano, ecco, fare qualcosa in modo attivo, andare alla ricerca, o magari, ecco, mi parlano anche di cambiare sito, quindi magari c'è qualcuno che sta sempre seguendo un sito solo e invece mi dicono di cercare direttamente presso le aziende. Fare qualcosa di diverso da quello che avete fatto fino adesso, fondamentalmente, ok? Perché qui sento che fino ad adesso c'è stato un forte condizionamento, ma infatti è qui, eh. E ripeto, qui all'inizio si parlava di una bassa autostima. Io credo che molte persone cerchino solo in una categoria di lavori perché pensino di non essere in grado di farne altri. Ecco, osate, smettetela di raccontarvi le bugie. Cominciate a pronunciare le frasi per l'autostima, per il primo chakra. Io sono, io valgo. Andiamo a vedere per le persone che sono dipendenti, qualche consiglio in più. 6 di coppe al contrario. Ops. Allora, 6 di coppe al contrario, qui abbiamo un 9 di spade, un 10 di coppe, la carta della temperanza e il matto. Allora, qui io credo che ci sia qualche cosa legato al passato, perché abbiamo 6 di coppe che vi dà ancora da pensare, vi dà ancora da, come vi posso dire, pensieri, preoccupazioni, per qualcuno, non so perché mi dicono i figli, però comunque abbiamo un 10 di coppe, ragazzi, si va verso quello che è un compimento. Perlomeno, vi dirò, non ci sono grossissimi movimenti finanziari, a parte la possibilità appunto di creare questo tipo di contratto, però occhio perché c'è un 5 di pentacoli, quindi fate attenzione a come investite i soldi, perché parla anche di perdite economiche, però quello che sento è che per certe persone c'è una sorta di impazienza nel avviare qualcosa di nuovo, nel intraprendere un nuovo percorso. Io credo che molte persone avranno un aumento di stipendio e con questa ruota della fortuna e con il 9 di pentacoli potrebbe essere un cambio di ruolo perché arriva alla giustizia, si firma un contratto, c'è qualcosa di importante qui a fine 2022. Andiamo a vedere per gli autonomi. Abbiamo 4 di denari, 8 di denari, asso di spade. Ragazzi, il 4 di denari vi dice di tenervi ben stretto quello che avete. Vi ricordo che nella lettura generale c'è un 5 di pentacoli, quindi occhio agli investimenti. Però
queste due carte mi dicono anche che lavorerete proprio duro, ma non solo a livello fisico, è proprio una questione di organizzazione mentale di come voi volete gestire l'impresa, la ditta, l'attività, quello che avete, insomma. Arriverà una sorta di chiarezza mentale. Con la carta della giustizia arriva la regola, la rigidità, l'ordine mentale, l'organizzazione, la pianificazione e anche un equilibrio monetario, ragazzi. Wow, non è male, non è male, eh? Vi dico, per un gruppo piccolo la ruota della fortuna rappresenta un ingresso inaspettato. Però fate attenzione perché comunque c'è sempre questo 5 di denari che parla di possibili, magari non sono perdite di denaro, ma magari sono, non lo so, degli imprevisti ai quali dovete far fronte. Non so, magari si rompe la macchina piuttosto che una spesa del dentista improvvisa. È come se ci fosse una sorta di uscita di denaro inaspettato, ok? O uno sforzo fisico proprio, un qualche cosa di tangibile. Magari è qualcosa che non c'è in azienda, voi ce l'avete a casa, lo portate in azienda, magari un macchinario, un'attrezzatura, e potrebbe poi rimanere lì. Ok? Andiamo a vedere ancora un'ultima carta da parte degli oracoli per gli amici dei pesci. Ok. Questa carta vi vuole ricordare, e qui guardate, ve lo metto sotto il mago di prima perché parlavamo di poca autostima. Questa carta vi dice di non avere limiti, c'è così tanto da Ah, ragazzi, re e regina di pentacoli, e lo vedo adesso. Questa collaborazione è anche due di coppe, e anche gli amanti. Questa collaborazione potrebbe veramente darvi la possibilità di fare un passo in più nella comprensione di quello che è la dinamica a livello energetico del lavoro, di quello che vi piace fare, vi farà crescere comunque, perché sono due anime per destino, c'è anche la giustizia ed è giustizia divina, c'è anche la temperanza, quindi sì, 2 volte avete la temperanza, 3 volte per le persone che sono occupate. Allora, questa carta vi dice di non avere limiti fondamentalmente, ok? Di esprimere quello che è il vostro potenziale in modo illimitato. Qui ci date dentro a luglio. E poi abbiamo questa carta che fondamentalmente vi dice di andare oltre quelli che sono i limiti della vostra mente e di permettere, scusate, alla vostra anima di brillare veramente, ok? Mi viene da vedere questo asso di coppe che è proprio la luce, traboccante di luce questo asso di coppe, ok? È una nascita, un nuovo inizio, un nuovo tipo di percorso. Cari amici dei pesci, io vi auguro una seconda parte del 2022 splendida, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile, vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!